Ragazzi, dobbiamo parlarne. Ciao, sono Follow the Black Sheep e ben ritrovati sul mio canale. Come avrete intuito, voglio andare a fare un recap un po' più approfondito riguardo al mondiale, al World Model Expo 2025 che si è tenuto a Versailles in questi giorni. Come avrete potuto sentire qua e là, è stato un mondiale caratterizzato da vari disguidi logistici, mettiamola così. Sono state fatte tante polemiche, c'è stata tanta arrabbiatura in giro, tanta tensione e vorrei un attimo raccontarvi in breve un po' dei punti salienti di questo mondiale. Innanzitutto parliamo un attimo della spiegazione delle location. Parlo al plurale perché gli espositori sono stati divisi dai modellisti. Infatti gli espositori sono stati messi al Palais des Congrès, mentre i pittori sono stati messi al municipio di Versailles, che è una struttura effettivamente molto molto bella e molto maestosa. Il piccolo problema aggiuntivo è che in realtà non tutti i modellisti sono stati messi là dentro, no, sono state messe quasi tutte le categorie master e invece tutti gli altri standard e alcune categorie master sono state messe in una palestra dei vigili del fuoco della caserma che era lì accanto. Oltre a questo si aggiunge il fatto che non vi era un cartello, non vi era una locandina, nessuno sapeva, e nemmeno in Versailles, perché ho avuto testimonianza di alcuni modellisti o comunque hobbisti che hanno scoperto all'ultimo che ci sarebbe stato questo evento, quindi in realtà non è stata pubblicizzata da nessuna parte. E va bene, è un contesto un po' nerd, però comunque ragazzi è un mondiale, una locandina almeno davanti al comune poteva essere messa. Oltre alle locandine non c'era neanche un cartellino stampato con le indicazioni di dove fossero i pezzi, di dove fossero le sale, nulla. Quindi anche i visitatori che avevano indicazione di andare al municipio per vedere l'esposizione, se qualcuno non lo sapeva, la parte tutta dedicata allo standard e in palestra nessuno la scopriva. E onestamente questa per me è stato il colpo al cuore più grosso, perché io partecipo nello standard e ovvio che ho la consapevolezza di non essere un artista ai livelli dei master eccetera, però passare il mondiale in una palestra calda, caldissima, dagli odori vabbè discutibili, onestamente mi ha fatto male, mi ha fatto rimanere molto male e davvero è l'aspetto che mi ha colpito di più di questo mondiale. Per quanto riguarda la consegna proprio fisica dei pezzi, il comune è molto rigido per quanto riguarda la sicurezza, le code sono state molto lunghe, cioè proprio stiamo parlando di ore in coda per consegnare i pezzi sotto al sole. E questo è già iniziato a creare un po' di maretta tra i partecipanti, però noi per quanto riguarda noi non siamo arrivati prestissimo, siamo arrivati intorno alle 11 mi sembra e all'1 siamo usciti da lì, quindi ci abbiamo messo all'incirca in tutto tra stampa delle etichette e posizionamento dei pezzi circa 2 ore. Immaginate poi lo stupore di quando mi hanno detto devi andare lì a portare i modelli, mi trovo in una palestra. Beh vabbè, perché comunque in qualsiasi altro evento me lo aspetto, non è un problema, va benissimo, però il mondiale avrei preferito che si fosse investito meno nell'affittare una singola sala al municipio che per quanto bellissimo non poteva contenere tutti, e evitare la palestra. Anzi, ancora meglio sarebbe stato mettere tutti insieme, anche gli espositori, i modellisti eccetera, ad avere tutto in un'unica location, anche appunto se meno sfarzosa, però perlomeno eravamo tutti a portata di mano e sarebbe stato più comodo e più utile per tutti, e anche per evitare un po' la dispersione delle persone qua e là, e sarebbe stato tutto molto più semplice da capire al primo colpo, anche per i visitatori. Oltre a questo ci sono stati dei problemi di comunicazione, l'organizzazione non si è preoccupata troppo di mettere troppe comunicazioni sui social e quindi ad esempio il programma dell'evento non tutti lo vanno a leggere se non sono interessati a qualche conferenza, qualcosa, per cui è avvenuta una premiazione dei premi speciali il sabato alle 2
eravamo la metà dei partecipanti, perché l'altra metà non sapeva di questo evento e non era stato comunicato preventivamente neanche sui social. Quindi cosa è successo? Sono iniziate le premiazioni, ma la gente che veniva chiamata non saliva sul palco, quindi a un certo punto è stato tutto interrotto e è stato rimandato al giorno dopo. Quindi hanno anticipato la premiazione ufficiale con le medaglie, anticipandola alle 2 e ovviamente decretando anche i premi speciali e quant'altro. Durante la premiazione è stato un delirio, quindi le premiazioni sono iniziate alle 2, noi siamo dovuti andare un po' prima per prendere posti, perché ovviamente poi eravamo in tanti e l'auditorium ci conteneva abbastanza giusti, quindi arrivati prima delle 2 e si è iniziato con la consegna dei premi speciali e dei famosi premi a bollino blu. Ossia, i bollini blu erano quei riconoscimenti ai pezzi, ai display, alle persone che erano arrivate vicino alla medaglia ma che non l'avevano presa, quindi come se fosse una sorta di quarto posto. E siccome i partecipanti erano tanti, i bollini erano tantissimi e loro l'hanno organizzata in questo modo. Hanno detto: chiunque ha avuto un bollino blu venga sul palco a ritirare il premio. Quindi mezzo auditorium si è alzato ed è andato lì vicino al palco. Due problemi. Il primo: i bollini a un certo punto del giudizio sono terminati, quindi in realtà non tutti avevano la conferma matematica di aver ricevuto un premio oppure no. Quindi teoricamente avremmo dovuto alzarci tutti, andare lì e chiedere: ma io ho avuto il bollino blu, ho avuto la medaglietta del quarto posto, eccetera. Quindi come si è fatto? Per quanto mi riguarda, il mio compagno aveva un bollino blu, è salito sul palco e ha chiesto anche per me. Una volta arrivato lì, la lista dei bollini blu era stata organizzata in ordine di nome, neanche di cognome, di nome. Quindi in realtà una volta arrivato lì tu ti dovevi chiamare per nome, sperando che non ci fossero 200 persone col nome tuo. Infatti è stata molto lenta sta premiazione, veramente è durata tantissimo. Tanto che arrivati alle 4, l'orario in cui doveva iniziare la premiazione effettiva, si è stoppato tutto, ossia le persone erano lì sul palco, immaginatevi con un banchetto dove andavano a ritirare, salivano da una parte del palco, prendevano la medaglietta sul palco e scendevano dall'altra parte. A un certo punto si decidono di chiudere il sipario e di far suonare un quartetto di strumentisti. Quindi praticamente mentre gli altri continuavano questa processione dietro le quinte, davanti ha suonato per una ventina di minuti un quartetto musicale, che è dispiaciuto per loro perché comunque il nervosismo stava aumentando man mano e quindi la gente non era contenta di attendere ulteriormente e di ritardare ulteriormente le premiazioni. Una volta finito ciò si è iniziato con le premiazioni e siccome eravamo tanti in partenza e quindi mancavano i bollini blu, ovviamente mancavano anche le medaglie a fine premiazione. Quindi ci sono stati dei momenti di tensione, ad esempio un partecipante che ha ricevuto una medaglia d'oro, una volta arrivato sul palco gli è stato comunicato che le medaglie erano terminate e sicuramente gli avranno detto: guarda, te la spediamo. Poi successivamente, come avviene, è normale, succede, quindi è una pratica che ogni tanto può capitare, però essendo stati lì 5 ore ad attendere tutto quanto, i nervi erano veramente tesi e questa persona è andato via maledicendo tutti quanti in maniera pubblica e lasciando l'auditorium. Quindi questo ve lo cito per farvi capire un attimo lo stress anche vissuto in quelle ore. L'ultima chicca riguardo la premiazione è che sono stati premiati best di categoria, ma non c'è stato un best of show. Non c'è stato. Cioè sono stati premiati i best di categoria, ma il miglior assoluto del mondiale non c'è stato, non è stato premiato. Non si capisce se è stata una dimenticanza, se è stato una formula decisa così da loro per qualche motivo, o non si sono messi d'accordo, non ho idea, ma sta di fatto che questo non è avvenuto, quindi nessun best of show. Dunque dopo 5 ore che eravamo lì
capite bene che il mood, l'adrenalina, l'emozione della premiazione è andata a scemare, perché ci si stava innervosendo un po' tutti, si stava proprio arrivando al limite della sopportazione. È pesante stare in un posto per 5 ore ad attendere, e quindi in realtà devo dire che la premiazione non è stata emozionante come probabilmente ce lo aspettavamo. Per quanto mi riguarda, io ho portato a casa un bronzo in standard pittura fantasy e un oro in open fantasy standard sempre. E però appunto eri talmente stanco, talmente provato, che l'emozione era un po' calata, no? E vabbè, comunque diciamo che per quanto mi riguarda mi sono forse più emozionata a scoprire il bollino della premiazione sui pezzi, bollino che ti diceva semplicemente se avevi vinto una medaglia o no, e quindi non sapevi dove eri stato classificato. E quando ho visto la seconda medaglia assegnata, il secondo bollino, devo ammettere ragazzi che mi stavo emozionando, stavo quasi per piangere, perché comunque è stato il mio primo mondiale, non pensavo assolutamente di ottenere questo risultato, calcolando anche il fatto che è solo il secondo anno che partecipiamo a delle gare e che dipingiamo modelli simili, quindi per quello comunque sono contentissima. Anzi, se vi capita di andare a curiosare sul mio canale, andate a cercare la playlist di Pinocchio, perché ho vinto l'oro per un progetto che ho fatto su una miniatura appunto raffigurante un Pinocchio un po' macabro. Io ho dipinto, creato il libro tutto sotto, il libro che riporta sopra il testo di un racconto che ho scritto io, e lo potete ascoltare o leggere attraverso la playlist che ho qua sul canale. Quindi se volete curiosare, mi fa piacere avere un vostro giudizio e fatemi sapere se vi è piaciuto, insomma. Oltre all'aspetto logistico del mondiale di per sé, diciamo che questo mondiale è partito già un po' male in precedenza, perché purtroppo, e non per colpa ovviamente degli organizzatori, che ovviamente fanno, comunque dobbiamo riconoscere che organizzare un evento del genere è sempre difficilissimo e quindi comporta delle pecche già di base. Diciamo che questo è andato particolarmente male e ce lo ricorderemo un pochino da qua ai prossimi anni. Infatti persone che hanno partecipato a diversi mondiali ne parlano come il peggiore dei mondiali finora. Se voi avete partecipato, scrivete nei commenti se anche voi pensate la stessa cosa, o se forse secondo voi non era poi così drammatico. Dicevo, ci sono state un po' di sfighe in realtà già a monte del mondiale. Ad esempio, a me personalmente è stato soppresso il TGV, il treno, perché è caduta qualche giorno prima della partenza una frana sulla linea del TGV. L'abbiamo scoperto tramite TG, perché la compagnia non ci ha scritto nulla fino al giorno proprio prima della partenza, e quindi mi sono dovuta inventare un modo per arrivare, perché non c'erano modi abbastanza economici per venire, perché gli ultimi voli rimasti avevano dei prezzi davvero esorbitanti, e quindi ho passato dei giorni frustranti e complicati per cercare di capire se venire o non venire. Poi per fortuna ho trovato un bus che ci ha messo solamente 10 ore ad arrivare, e per di più ha avuto 2 ore di ritardo. Quindi dopo un viaggio di 12 ore in pullman senza soste se non a un'ora dall'arrivo, quindi vi lascio immaginare, siamo finalmente arrivati. Questo è successo a me e al mio compagno. Ad altri un'altra serie di sfighe, come ad esempio c'è chi in autostrada è stato lasciato a piedi dall'auto, chi ha avuto incidenti. I ragazzi del gruppo Apulia spero che stiano tutti bene, ma sì, perché credo che siano poi arrivati alla fine al mondiale. Scioperi, c'erano gli scioperi degli aerei purtroppo, per cui ho visto che molte persone dall'estero hanno dovuto rinunciare alla partecipazione, o altri hanno dovuto trovare un modo alternativo per arrivarci. Insomma, oltre a questo, oltre a altre persone che hanno avuto problemi di salute hanno dovuto rinunciare, oltre a persone che
per questioni logistiche dovevano mandare i pezzi, invece non hanno più potuto mandare i pezzi per gareggiare. Insomma, già la base è stato un mondiale sfigatissimo, ragazzi, devo ammetterlo. Anche un po' per questo adesso sui social, forse l'avrete visto, c'è l'annuncio, c'è la storia con: sono sopravvissuto al mondiale 2025, sono arrivata a casa sano e salvo, tranquillo, siamo tutti a posto e siamo sopravvissuti a questo evento. Tra l'altro ho visto che in giro sono state fatte anche delle magliette carinissime a riguardo, e penso che ne prenderò una, perché questo è il ricordo del mondiale, la sopravvivenza a questo mondiale. Dunque ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale abilitando la campanella, e soprattutto vorrei sapere: ci siete stati? Come l'avete vissuta? È stato un evento sfiancante? È stato un evento emozionante? Io vi posso dire la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto, ovviamente, e che forse è sempre la parte che apprezzo di più, è stato l'aspetto social, perché comunque condividere la nostra passione, la nostra arte con altre persone che fanno la stessa cosa, e in un contesto in cui riusciamo a essere compresi, è sempre il top. E quindi io devo dire di essere stata fortunata, perché ho passato dell'ottimo tempo di qualità con un sacco di amici già consolidati e con altri amici che ho avuto modo di conoscere, magari perché siamo stati ore in coda sotto il sole per consegnare i modelli, e già che c'eravamo abbiamo fatto due chiacchiere. Altre persone che magari seguendomi su Instagram si sono presentate e abbiamo fatto conoscenza. Insomma ragazzi, è sempre molto bello l'aspetto conviviale, quindi se anche voi come me siete riusciti ad apprezzare questo aspetto, quello che vi voglio consigliare è: portatevi nel cuore l'esperienza, la gita a Versailles, perché sicuramente anche voi avrete avuto modo di magari vedere il castello di Versailles o i giardini, o essere passati a Parigi per fare una scampagnata. Per cui quello che vi voglio dire è: portatevi nel cuore le cose positive. Adesso mettiamo da parte le polemiche, tanto ormai è andata, quindi non ci possiamo fare più niente. Però la cosa più bella da segnalare adesso è che il prossimo mondiale del 2028 sarà ospitato dal Frick di Madrid, e noi personalmente siamo già carichissimi. Io adoro Madrid, la scuola di pittura spagnola è agguerritissima, lo sappiamo purtroppo benissimo tutti. Quindi secondo me sarà un mondiale coi fiocchi, organizzato molto bene, perché i ragazzi del Frick sono molto organizzati, per cui non vedo l'ora che sia già il 2028. Vi ringrazio di essere stati con me ragazzi, e ci vediamo su Instagram, su YouTube, su Facebook, dove volete. Alla prossima, ciao!